Questo è un video speciale. Vi mostreremo le attrazioni insolite di Vilnius. Seguiteci per scoprire le attrazioni curiose di una città che veramente merita almeno 2 giornate piene di visita. Cominciamo la nostra visita a Vilnius con una bevanda. Sconosciuta al di fuori dei paesi baltici, assaggiamo in Lituania la kvass. Si tratta di una bevanda a bassissimo tenore alcolico, attorno allo 0,5%. Eccoci qui e siamo nel Parco Ducale, vero Anna? Oggi siamo qui per voi, per farvi vedere questa bellissima busta di plastica verde. No, guarda, lasciala stare la busta di plastica verde e fa partire il video da Piemonte, che è una cosa immonda, scusa. Allora, qui abbiamo 2 bicchieri. Ha una 0,5% di alcol. Allora, questa è una bevanda che abbiamo acquistato in Lituania e praticamente ne abbiamo prese tipo 20-30 lattine da portarci in Italia. Apro? Apri. 3, 2, 1. Ok. Bene. Colore ambrato. Questo è ambrato come l'ambra che si acquista, si trova nei paesi baltici. Questa è la kvass. È il colore della Coca-Cola, per chi si stesse chiedendo il colore ha. Cheers. No, facciamolo per telecamera. Cheers. Si dice cin cin, siamo in Italia, dai, su. Va bene. E quindi beviamo, sentiamo, facciamo la nostra esperienza nel bere, cosa ne pensi? Ti piace? Fruttato. Ricorda vagamente la birra con un retrogusto un po' amaro, ma è decisamente dolce. Comunque è dolciastra. Sembra una birra con un retrogusto estremamente dolce, ragazzi. Sì. E si sente comunque che è fermentato, c'è qualcosa di fermentato, perché il retrogusto che trovate nella birra lo trovate anche qua. Però si sente che non è la stessa cosa, ecco. Questa è una bevanda che nella cucina lituana viene servita praticamente come l'acqua, ce l'hanno tutti i ristoranti, e praticamente è molto gustosa e si accompagna molto bene ai piatti della cucina lituana, che sono appunto molto saporiti, quindi carne, patate ben condite, insomma è una cucina un po' grezza, diciamo, comunque anche molto saporita, e quindi si accompagna con questa bevanda che è altrettanto saporita. Devo dire che rispetto a quella che abbiamo bevuto su è meno dolce, è dolciastra più o meno come la Coca-Cola, ragazzi, però si sente appunto che è fermentata. Il lupolo non c'è minimamente, però si sente proprio il fermentato del cereale. Sì, è simile. Quindi è simile al retrogusto che vi lascia la birra in bocca. Però non è malto. Non è assolutamente malto, non è assolutamente luppolo, quindi comunque lascia quel retrogusto appunto di cereale fermentato, però con un sapore che è molto molto dolciastro, simile quasi al sapore della Coca-Cola o della Pepsi addirittura anche. Ma quindi quanto gli dai da 0 a 10? A questo gli do 7,5-8. Ok, sì, ci sta. Un 8 è buono. 7,5-8. Quella che avevamo bevuto artigianalmente, diciamo, là dove eravamo stati a mangiare, ti dirò la verità, 6,5-7, perché era veramente troppo dolce. E a passo, ragazzi, cioè una cosa così tanto dolce, sì, secondo me non si presta, cioè un ultimo primo piano della lattina. Gira. Allora, si chiama kvass, ma in lituano si chiama anche gira o gira, diciamo, e questa è introvabile in Italia, si può comprare ovviamente su internet, però te la fanno pagare un rene, mentre invece costa meno dell'acqua in Lituania. Sì, sicuramente meno dell'acqua, perché ragazzi, sì, ricordiamo che l'acqua all'estero costa veramente troppo. Io non ho preso boccali o altro, perché in realtà qui, ragazzi, esatto, ma un bicchiere trasparente banalissimo d'acqua, perché quando noi l'hanno servita, ce l'hanno servita con dei bicchieri così, sì, per diciamo, esatto, più o meno come acqua. La kvass è una bevanda ideata in queste terre, nell'Europa nord-orientale, in quanto mancava l'orzo per produrre grandi quantità di birra. La base della kvass è infatti la segale, quindi malto di segale e pane integrale fermentato con zuccheri. Ora siamo ben dissetati e possiamo andare a piedi fuori dal centro. Ma cosa sono questi lucchetti degli innamorati, questi strani cartelli ed ecco templi tibetani in una piccolissima repubblica con la propria costituzione, che viene pubblicata qui in molte lingue con strani articoli nonsense, tutti hanno il diritto di essere unici o un cane ha il diritto di essere un cane. Un tempo questo posto con l'anima creativa era frequentato da artisti. Eccoci a Užupis, quartiere di Vilnius e patrimonio UNESCO, autoproclamatosi repubblica nel 1997. Qui vediamo il famoso Angelo, un quartiere pittoresco che consigliamo di visitare senz'altro, e facciamo un giro.
Questa chiesa ortodossa barocca del Settecento sorge dove era una volta una chiesa più antica, ma entriamo. Sapete che fino al XIV secolo questo paese era ancora pagano? Adoravano infatti le tante divinità della religione baltica, in cui venivano adorate le vere divinità dei nostri antenati indoeuropei, prima dell'imposizione del cristianesimo. In questo contesto, i primi a tentare di evangelizzare il popolo lituano, partendo proprio dal duca di Lituania e dagli altri nobili, furono i preti ortodossi. Il duca Algirdas, per convenienza politica e volontà della moglie, si convertì inizialmente al cristianesimo, spinto dal prete favorito dalla moglie, Nestore. Costui convertì tanti nobili al cristianesimo, tra cui Antonio e Giovanni. Ma alla morte della moglie, Algirdas tornò ad abbracciare il paganesimo e quindi gettò in gattabuia Antonio e Giovanni, che erano rimasti cristiani. A causa della loro testardaggine, e poiché questa era affascinante per il popolo che sempre più si convertiva al cristianesimo, furono impiccati insieme ad un loro cugino. Qui vediamo le loro reliquie. A pochi passi dalla chiesa ortodossa, ecco la Porta dell'Alba. Oggi, dopo varie vicissitudini storiche, la Lituania è un paese per lo più cattolico. Questa porta faceva inizialmente parte delle fortificazioni della città. Non era insolito che queste contenessero simboli religiosi. È il caso della Madonna Nera della Porta dell'Alba. Consigliamo di andarci in orari strategici per evitare la ressa e riuscire a visitarla in tempi ragionevoli. Noi non siamo riusciti a inserirlo nella nostra tabella di marcia, ma se ci riuscite, fatecelo sapere nei commenti. Se siete appassionati di Stranger Things, non potete non visitare quella che è una delle location della quarta stagione. Si tratta di una prigione costruita ai tempi dell'impero zarista, quando la Lituania faceva parte della Russia pre-rivoluzionaria. L'edificio fu terminato nel 1904 ed era, per gli standard dell'epoca, una prigione modernissima. Conteneva perfino un paio di chiese all'interno, ortodossa e cattolica, ed ospitava decine di migliaia di prigionieri di varie nazionalità, accusati quasi tutti di dissenso politico. Dopo essere sopravvissuta sia alla prima che alla seconda guerra mondiale, la prigione è stata dismessa nel 2019, per essere poi riconvertita a centro culturale e luogo di ritrovo per i giovani. Nel cortile della prigione infatti c'è un bar dove i turisti e i locali possono bere qualcosa e rilassarsi. Ed oggi apriamo lo Stargate, teletrasporto. Infatti qui, presso la stazione ferroviaria, c'è un portale che magicamente collega due città diverse, Vilnius in Lituania e Lublino in Polonia, dove peraltro siamo stati. Salutiamo! Vi mostriamo qui le immagini dell'altro capo del portale, nella bella città di Lublino, che vi invitiamo a visitare, link in descrizione. Il portale si propone di superare le barriere artificiosamente costruite tra i popoli lungo i secoli. Esiste a Vilnius un piccolo ma interessante museo, il Museo della Moneta, o Pinigų muziejus, patrocinato dalla Banca di Lituania. Qui potrete vedere mostre sulle monete e coni lituani, europei e mondiali, con anche un percorso storico per apprendere la storia della moneta. Un punto a favore, questo museo può essere una buona tappa per fermarsi dopo tanto camminare, considerando anche che il biglietto è gratuito. Consigliato. Questo grande e piacevole parco nel cuore di Vilnius ha una storia molto travagliata. Nasce come bosco di querce sacro nel XIV secolo, all'epoca in cui la Lituania seguiva ancora la vera religione dei nostri avi indoeuropei, prima che fosse imposta una religione straniera, cioè il cristianesimo. Le querce sacre vennero poi tagliate e divenne giardino botanico del re di Polonia e Granduca di Lituania nel 1469. Nel 1864, caduto in disuso, il giardino fu chiuso dalle autorità zariste, ma fu poi riaperto dai cittadini della città. Il parco fu distrutto per la terza volta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma come una fenice risorse dalle proprie ceneri. Quello che vediamo oggi è frutto della ricostruzione del 2013. Venite qui per rilassarvi sulle panchine e fare due passi. Grazie per averci seguiti e iscrivetevi per non perdere il prossimo video sulle maggiori attrazioni di Vilnius. Nel prossimo video mostreremo infatti le attrazioni più mainstream e spettacolari. Salite con noi su questo autobus sovietico, andiamo a vedere e non dimenticate di iscrivervi.